Oggi vi accompagneremo in un viaggio esclusivo nella vita e nella carriera di Elodie, una delle voci più distintive e influenti del panorama musicale italiano contemporaneo. Scopriremo insieme le sue origini, i suoi trionfi, le sfide e le aspirazioni che hanno plasmato la sua giovane e straordinaria carriera, dalla sua gavetta in gioventù fino al palco di Sanremo, passando ovviamente per Amici di Maria De Filippi e le sue love story molto mediatiche. Non perdiamo altro tempo, quindi, e iniziamo. Elodie Di Patrizi è nata nella borgata romana di Quartaccio da padre italiano, artista di strada, e madre francese, ex modella e cubista, originaria della Guadalupa. Sin da piccola, Elodie ha dovuto fare i conti con le problematiche della vita, vista l'assenza della madre, la tossicodipendenza del padre e una sorellina da crescere. Mia madre aveva 21 anni quando sono nata. Non era pronta per prendersi cura di una figlia, né per imporre regole e farle rispettare. A casa non c'era una bella arietta, dichiarò la stessa Elodie al settimanale Grazia. Ma fu con la separazione dei genitori che la cantante rischiò di toccare il baratro. A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno per stare tranquilla. Ero sempre arrabbiata. A 15 ho avuto una libertà totale, e se hai troppa libertà sbagli. Probabilmente lo sbaglio più grande, come lei stessa ammette, è aver abbandonato la scuola ad un passo dal diploma, e non per via di difficoltà legate allo studio. Fingevo anticonformismo, dicevo non ho bisogno che qualcuno mi dichiari matura o meno. In realtà non mi sentivo all'altezza di fare l'esame. Ci ho messo anni per dire che ho solo la terza media, mi vergognavo come una ladra. A 18 anni fece un provino per X Factor, ma venne esclusa da Simona Ventura ad un passo dal live show. A quel punto, all'età di 19 anni, decise di trasferirsi a Lecce, dove lavorò prima come cameriera e poi nelle discoteche come cubista e poi come corista. L'ascesa al successo di Elodie è stata segnata da un evento cruciale, la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi nel 2015, dopo aver già provato a entrare nel 2009. Questa esperienza rappresentò un punto di svolta nella sua carriera, esponendola a un vasto pubblico televisivo e offrendole un palcoscenico nazionale su cui dimostrare il suo talento. Durante il programma, Elodie mostrò non solo le sue capacità vocali eccezionali, ma anche la sua presenza scenica unica, conquistando il cuore di milioni di telespettatori. Il suo percorso in Amici si è concluso con un meritato secondo posto e vincendo il premio della critica giornalista Vodafone, oltre al premio RTL. Nello stesso periodo debuttò nel mercato musicale con l'album Un'altra vita, prodotto da Luca Mattioni ed Emma Marrone, che raggiunse la seconda posizione della classifica in Italia, oltre a essere stato certificato disco d'oro per le oltre 25.000 copie vendute. L'uscita fu accompagnata dall'omonimo singolo Un'altra vita, scritto da Fabrizio Moro, che durante la 45esima settimana dello stesso anno ricevette anch'esso il disco d'oro per le oltre 25.000 copie vendute. Il secondo singolo estratto è stato Amore avrai, scritto tra gli altri da Emma Marrone, che permise a Elodie di vincere il premio di puntata, canzone dell'estate, durante la seconda puntata del Summer Festival. Tra settembre e ottobre 2016 è presente come artista di apertura dell'Adesso Tour di Emma Marrone, esibendosi inoltre nel corso del concerto di beneficenza organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia all'Arena di Verona, Amiche in Arena. Il 23 settembre entrò in rotazione radiofonica il terzo e ultimo singolo estratto dall'album L'imperfezione della vita. Insomma, la carriera di Elodie era iniziata a tutti gli effetti. Dopo il successo iniziale, non si è tuttavia accontentata di riposare sugli allori, ha continuato a sperimentare e ad evolversi, cercando sempre nuovi modi per esprimere la sua arte. Questa costante ricerca artistica è diventata una caratteristica distintiva della sua carriera. La sua musica iniziò a includere una vasta gamma di influenze, dal pop al R&B, dall'elettronica al soul, mostrando la sua capacità di adattarsi e di innovare. Il 12 dicembre 2016, Carlo Conti annunciò la partecipazione di Elodie al Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia, scritta tra gli altri da Emma, con il quale il rapporto era ormai consolidato. Il brano arrivò alla serata finale piazzandosi all'8° posto, venendo poi premiato con il disco di platino per aver superato le 50.000 copie vendute.
Sempre nell'ambito della kermesse, si esibì durante la serata dedicata alle cover con il brano Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante arrivando sesta. Successivamente, il 24 gennaio, rivelò la copertina del suo secondo album, Tutta colpa mia, pubblicato il 17 febbraio seguente e prodotto da Luca Mattioni ed Emma Marrone, che esordì alla sesta posizione della classifica italiana. Il giorno stesso dell'uscita dell'album iniziò anche il Tutta colpa mia in-store tour. Il 26 aprile dello stesso anno la cantante annuncia l'uscita del secondo singolo estratto da Tutta colpa mia dal titolo Verrà da sé, avvenuta il 28 aprile successivo. La cantante ha preso poi parte a tutte le 5 tappe nei Palasport del Scriverò il tuo nome live di Francesco Renga in qualità ospite. Insieme cantarono il loro brano Così diversa ed Elodie si esibì sulle note di Tutta colpa mia. Il 9 maggio 2018 la cantante rivelò che il nuovo singolo, Nero Bali, sarebbe stato pubblicato il 18 maggio dello stesso anno. Il brano vedeva la partecipazione di Michele Bravi e di Ghe Pechegno e venne promosso nell'ambito della sesta edizione del Summer Festival. Dopo 14 settimane di permanenza in classifica, Nero Bali regalò alla cantante il suo primo ingresso nella top 10 dei singoli più acquistati in Italia. Il 15 marzo 2019 Elodie collaborò anche con i The Colors grazie al singolo Pensare male. Il brano venne distribuito in tutte le piattaforme digitali arrivando alle vette più alte delle classifiche e in una settimana entrò in top 20 in radio tra i brani più trasmessi. Dopo 2 settimane era già il 9° brano più trasmesso. Il 6 giugno 2019 Elodie annuncia il singolo Margarita, prodotto da Takagi & Ketra in duetto con il rapper Marrakesh. Il 22 luglio 2019 i singoli Margarita, Pensare male e Nero Bali vennero certificati rispettivamente disco d'oro, disco di platino e doppio disco di platino. Il 22 agosto Margarita entra in top 10 su Spotify, raggiungendo così durante tutta l'estate la top 10 di ogni classifica esistente in Italia. Successivamente fu certificato triplo disco di platino a settembre 2021 per le oltre 210.000 copie vendute. Le collaborazioni hanno giocato un ruolo fondamentale nella sua evoluzione artistica. Lavorando con vari artisti e produttori, Elodie ha potuto esplorare nuove idee e stili, arricchendo il suo repertorio musicale. Queste collaborazioni hanno anche mostrato la sua versatilità e la sua capacità di fondersi armoniosamente con artisti di diversi generi musicali. Un altro aspetto importante dell'evoluzione di Elodie è stato il suo approccio alla performance live. Con ogni concerto ha dimostrato una capacità straordinaria di connettersi con il pubblico, trasmettendo emozioni autentiche attraverso la sua presenza scenica e le sue interpretazioni. Il 31 dicembre 2019 venne annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Pochi giorni dopo, nella puntata Dei Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia, condotta da Amadeus, Elodie rivelerà che il brano sanremese si sarebbe intitolato Andromeda, scritto da Mahmood e Dardust. Con il brano, la cantante si classificherà 7ª nella classifica finale della kermesse. Il terzo album in studio della cantante, This Is Elodie, uscì in commercio il 31 gennaio. Il disco a fine anno risulterà essere l'album di una donna più venduto in Italia, piazzando 2 brani in top 10 radio nel 2019 e 2020. Elodie raggiunse con Andromeda la prima posizione tra i brani più trasmessi in radio della settimana e ricevette, successivamente, la certificazione di disco di platino per le oltre 70.000 copie vendute. In virtù dei successi ottenuti, la rivista Vogue realizzò un articolo per Elodie, definendola cantante italiana al vertice delle classifiche e musa del brand Versace. Elodie, infatti, oltre a essere una figura di spicco nel panorama musicale italiano, cominciò ad estendere il suo impatto mediatico ben oltre il solo mondo della musica. Nel mondo della moda, ad esempio, Elodie si è distinta per il suo stile unico e sofisticato, diventando un'icona di stile e ispirando molti con le sue scelte audaci e originali. La sua capacità di mescolare elementi di alta moda con tocchi personali ha attirato l'attenzione di designer e marchi famosi, portandola a collaborare con alcune delle più grandi case di moda italiane e internazionali, tra cui proprio Versace. Tutto questo senza mai perdere di vista il primo vero amore,
La musica. Il 3 marzo 2021 torna sul palco del Festival di Sanremo, questa volta però non come concorrente, ma affiancando Amadeus e Fiorello alla conduzione della serata ed esibendosi inoltre con un medley composto da brani del proprio repertorio, oltre a singoli italiani di successo con campionature di Beyoncé, Raffaella Carrà, Madonna, Loredana Bertè, Gianna Nannini, Ivana Spagna e Mahmood. Il successo di Elodie è ormai inarrestabile. Il 24 settembre 2021 pubblicò il singolo Vertigine, primo estratto dal quarto album dell'artista, e fu subito disco di platino. Per le 100.000 copie vendute e nella classifica radiofonica di fine anno si inserisce tra i 50 singoli più passati del 2021. Nello stesso anno entrò anche nel mondo del cinema con il ruolo di protagonista nel film Ti mangio il cuore, diretto da Pippo Mezzapesa, e per la sua interpretazione venne premiata con il Ciak d'Oro e al Bari International Film Festival. Dopo altri successi discografici, nel 2023 la cantante prese parte alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano 2, classificatosi nona. Come ogni star che si rispetti, Elodie non ha fatto parlare di sé solo per i suoi successi lavorativi, ma anche per la sua turbolenta vita privata. Tra il 2016 e il 2018 Elodie è stata sentimentalmente legata al collega Lele, conosciuto durante la trasmissione Amici di Maria De Filippi. Dal 2019 al 2021 è stata legata, invece, al rapper Marrakesh. Una storia che ha fatto parlare, o forse sarebbe meglio dire spettegolare, l'Italia intera, ma che terminò nell'estate 2021. Sebbene Elodie e Marra siano rimasti in rapporti di amicizia e abbiano continuato a lavorare insieme, sia per la realizzazione del quarto album di lei e sia per il video di Crazy Love di lui. Dall'autunno 2022, Elodie è legata sentimentalmente al pilota motociclistico Andrea Iannone. Mentre concludiamo questo viaggio affascinante attraverso la vita e la carriera di Elodie, ci auguriamo che abbiate trovato ispirazione e apprezzamento per il talento e la passione di questa straordinaria artista. La storia di Elodie è un esempio brillante di come la dedizione, la creatività e l'autenticità possano trasformare sogni in realtà, lasciando un segno indelebile nel mondo della musica e oltre. Se vi è piaciuto questo documentario e desiderate esplorare ulteriormente storie affascinanti come questa, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. La vostra iscrizione è un sostegno fondamentale per noi e ci aiuta a continuare a produrre contenuti di alta qualità che illuminano, ispirano e intrattengono. Non dimenticate di lasciare un like se questo video vi è piaciuto e di condividere i vostri pensieri nei commenti. Siamo sempre curiosi di sapere cosa ne pensate e le vostre opinioni sono una parte vitale della nostra comunità. I vostri commenti ci aiutano a comprendere meglio cosa vi interessa, guidandoci nella creazione di nuovi contenuti che rispecchino le vostre passioni e i vostri interessi. Infine, se pensate che questo video possa interessare ad amici o familiari, non esitate a condividerlo. Condividere le storie che amiamo è un modo meraviglioso per connettersi con gli altri e diffondere ispirazione.